Ciao a tutti! Benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Nel mio video di oggi troverete ogni dettaglio, e se vi piace quello che facciamo, lasciate un like, iscrivetevi e, se volete sostenerci ancora di più, potete cliccare sul tasto Unisciti qui sotto. Grazie di cuore per essere qui, adesso accomodatevi, perché questa storia non è una semplice indiscrezione, è un terremoto nel mondo del gossip. Nel fragile universo dello showbiz turco, dove il confine tra copione e realtà è una linea sottile illuminata da riflettori implacabili, è scoppiata una nuova tempesta, la crisi. Di nuovo, tra AKE Aknotsu ed Ebru Şahin. Una coppia simbolo, un amore che molti pensavano ormai maturo e inattaccabile, ora scosso da un episodio che ha tolto il fiato anche ai fan più leali. Bastato poco, un dettaglio in apparenza innocente, per accendere un incendio emotivo che nessuno è riuscito a spegnere. Tutto avrebbe avuto origine nei corridoi del set di Serpent, la nuova produzione che vede protagonista AKE Aknotsu. Tra luci sempre accese, ciak che si ripetono fino a notte fonda e ritmi serrati, si è insinuata una voce insistente. Più di un testimone giura di aver visto l'attore lasciare gli studi insieme alla sua coprotagonista, Liz Comert, e accompagnarla fino a casa. Una scena breve, un tragitto qualunque, ma sufficiente per alimentare sospetti. Quel frammento di notte è diventato benzina su un fuoco sotterraneo, una miccia che ha raggiunto una polveriera emotiva che, secondo chi li conosce, covava da settimane. A volte non servono parole, basta un'uscita tardiva per incrinare la fiducia. Chi sta vicino alla coppia racconta che Ebru Şahin avrebbe saputo dell'episodio in modo del tutto inatteso. Il racconto è agghiacciante nella sua semplicità. Sorpresa e scossa, l'attrice avrebbe raccolto alcune cose di AKE, le più immediate, e le avrebbe lasciate davanti alla porta. Altre, in un gesto simbolico di separazione netta, sarebbero finite nel cestino. Non era rabbia, era stanchezza e una delusione profonda, sussurra un'amica di lunga data, qualcuno che ha visto Ebru crescere nel lavoro e nella vita. Era da tempo che percepiva uno squilibrio, una nota stonata a cui non sapeva dare un nome. Quell'istinto di proteggere ciò che è suo ha ceduto il passo alla volontà di proteggere se stessa. E per molti, lì, c'è già la riga tracciata tra un prima e un dopo. Le tensioni, a quanto pare, non sono comparse all'improvviso. In tanti sostengono che Ebru, da persona attenta e disciplinata, ultimamente fosse diventata vigile fino all'eccesso nei confronti delle giornate di AKE. Con il pretesto del lavoro avrebbe guardato con insistenza copioni, scene, persino qualche girato uscito dal set è una trappola sottile, ciò che inizia come curiosità professionale. Quando si ama e si ha paura, si trasforma in allarme. E da lì, al sospetto, il passo è breve. L'ombra di una confidenza di troppo, una risata prolungata tra una ripresa e l'altra, la complicità invisibile che chi sta insieme avverte al volo. Tutto ha cominciato a pesare su un equilibrio già fragile, sbilanciando un amore che finora aveva sempre trovato un modo per rialzarsi. AKE Aknotsu, almeno davanti al pubblico, ha preferito stringere i denti e tacere. Tra gli amici, però, avrebbe confidato una versione diversa, asciutta, quasi difensiva, un fraintendimento professionale, nient'altro. Una visita notturna alla collega solo per confrontarsi su testi e firme, per arrivare sul set il mattino dopo pronti, precisi, credibili. Non c'era altro, ripete. Ma per Ebru le parole non sono bastate. Una relazione non si regge senza fiducia. Gli avrebbe detto con calma che taglia come una lama. E tu quella l'hai incrinata. Nel mondo in cui vivono, dove ogni sguardo viene sezionato e ogni gesto frainteso, a volte anche una spiegazione limpida arriva troppo tardi. Il comportamento di Ebru online ha dato sostanza alle paure dei fan. Nel giro di poche ore, le foto insieme a AKE sono sparite o quasi, il suo profilo ha perso il suo nome tra i seguiti, e i post si sono fatti più introspettivi, persino enigmatici. Per chi segue, è stato un segnale inequivocabile. Quando la memoria viene cancellata dalle immagini, è perché il presente brucia. Nel frattempo piattaforme e cronache digitali sono esplose. I loro nomi sono schizzati in cima alle tendenze globali, seguiti da valanghe di commenti divisi in due. C'è chi sostiene Ebru con forza, raccontando che i dubbi, quando diventano casa, avvelenano ogni stanza. Altri invitano alla prudenza, ricordando che un set è un luogo di lavoro e nulla più. In mezzo, però, c'è la loro storia, fatta di ritorni e di strappi decisivi, come una serie che non conosce pausa. E Liz Comert?
Lei ha scelto la via del silenzio. Non smentisce, non conferma, si tira indietro e respira. Ai più vicini avrebbe confessato di sentirsi travolta dalla ruota dei pettegolezzi. Non ho fatto nulla di scorretto. Abbiamo parlato di scena, di ritmo, di intenzioni. Eppure, a dare retta a chi lavora dietro la macchina da presa, qualcosa tra lei e AKE scorreva con evidente naturalezza. Si capivano dal primo sguardo, ridevano spesso nei cambi, sostiene un assistente. La chimica c'era, non si può negare. E nell'ambiente in cui una mezz'ombra diventa narrazione, una chimica accesa è già, per molti, la prova che cercavano. A volte ciò che non si dice pesa più di qualsiasi ammissione. I giorni seguenti sono stati una corsa contro il rumore per entrambi. Ebro, raccontano gli amici, ha abbassato la saracinesca su tutto. Telefono spento, nessun messaggio, un biglietto fatto di poche parole e uno sguardo verso sud, Bodrum. Li avrebbe passato qualche giorno a casa di un'amica, vicino al mare, tra passeggiate all'alba e caffè lunghi senza fretta, ignorando chiamate, interviste, richieste di chiarimento. Voglio solo pace, avrebbe detto prima di scomparire dalla scena. Alla sua agente avrebbe chiesto di non rilasciare alcuna dichiarazione. Un silenzio che pesa più di un comunicato, una scelta precisa. Quando l'anima è scossa, parlare è un lusso superfluo. Cadenzare il respiro, invece, è sopravvivenza. AKE, dal canto suo, ha cercato rifugio nell'unica routine che conosce, il lavoro. In quelle ore il set è tornato a essere l'unico posto dove l'emozione si può recitare e mettere via. I colleghi lo descrivono più taciturno del solito, concentrato, ma distante. Finiva una scena e si chiudeva nel camerino, raccontano. Qualcuno giura di averlo visto con gli occhi lucidi, altri parlano di un'assenza che sembrava fisica, come se la mente avesse preso un'altra strada e fosse seduta su un molo qualsiasi a guardare lo stesso mare di Bodrum. Frattanto, su di lui rimbombavano domande senza risposta. Amava davvero di meno o era solo inciampato nella percezione di chi guarda da fuori? In un set, dove ogni emozione è finta e vera al tempo stesso, persino un abbraccio provato può diventare munizione per un giudizio. Lisge ha pagato il prezzo più alto della piazza social. Insulti, etichette ingiuste, accuse pesanti. C'è chi l'ha dipinta come la rovina di un amore, chi invece ha ricordato che il pettegolezzo ha bisogno di bersagli, non di prove. Stremata, l'attrice ha limitato i commenti e chiesto rispetto. Non ho infranto alcuna storia, non ho niente da nascondere. Ma l'agonia digitale, una volta avviata, macina tutto. Sotto questo cielo a neon, questa relazione che tutti volevano perfetta si ritrova esposta come mai prima. Quanto può resistere un sentimento all'iperanalisi di ogni gesto? Quando persino un silenzio diventa un titolo e un sorriso un indizio. C'è una linea tra ciò che è privato e ciò che è di dominio pubblico. E negli ultimi giorni quella linea è stata calpestata senza ritegno, comprimendo il loro respiro. Qui a Stelle Turche Rivelate ci chiediamo: Ebru Sain dovrebbe perdonare AKE Knozzo ancora una volta? O ci sono ferite che il tempo non scioglie, ma fossilizza? Al momento regna la quiete tesa prima del temporale. Secondo chi frequentava la loro cerchia, AKE avrebbe tentato l'ultima carta, una lettera lunga, appoggiata su un tavolo come una resa, piena di spiegazioni, promesse, dettagli minuscoli di una notte interpretata male. Ebru non l'avrebbe aperta. L'ha rimandata indietro, chiusa com'era, con 4 parole appena sulla soglia, non questa volta. È una frase che pesa come un addio. Così, per molti, si è chiuso un capitolo che negli anni ha avuto salite e discese degne di una trama televisiva. Eppure il pubblico non smette di sperare. Ovunque compaiono video che raccolgono i loro momenti più teneri, messaggi nostalgici, teorie su possibili incontri in qualche gala o set. Chi li ha visti di recente giura che, nonostante tutto, nei loro occhi rimane un codice segreto che non si è ancora dissolto. Per ora lei cerca silenzio, lui prova a rimettere ordine tra i cocci e a ritrovare la credibilità. La storia di Ebru ed AKE sembra aver voltato un'altra pagina, ma nessuno ha il coraggio di chiamarla l'ultima. Forse l'amore vero non scompare, cambia forma, si fa più umile, meno scenografico, più umano, come una fiamma bassa che scalda senza farsi notare. E voi, spettatori di Stelle Turche Rivelate, credete che tra loro ci sia ancora un fuoco che brucia sotto la cenere? Diteci la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale, lasciate un like e unitevi per sostenerci. Continueremo a portarvi le storie più emozionanti delle vostre star preferite.
Perché nel mondo dello spettacolo nulla finisce davvero, si mette in pausa, in attesa del prossimo capitolo. Grazie per aver guardato il video. Ci vediamo nel prossimo. Abbiate cura di voi e a presto.